Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bronchitol. Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Bronchitol? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bronchitol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bronchitol? Bronchitol ha un farmaco a base del principio attivo mannitolo, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento della fibrosi cistica e nello specifico mucolitici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Bronchitol può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Bronchitol 40 mg polvere per inalazione, 28x10 capsule rigide uso inalatorio più 2 inalatori. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, Base Point Business Innovation Center. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo mannitolo. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento della fibrosi cistica. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Bronchitol ha indicato per il trattamento della fibrosi cistica, FC, negli adulti a partire dai 18 anni di età come terapia aggiuntiva al migliore standard terapeutico. Posologia. Valutazione della dose iniziale. Prima di iniziare il trattamento con Bronchitol, per tutti i pazienti si deve valutare l'iperreattività bronchiale al mannitolo durante la somministrazione della dose iniziale, vedere paragrafi 4 e 5. 1. La dose iniziale di Bronchitol per il paziente deve essere utilizzata sotto la supervisione e il monitoraggio di un medico esperto o di altro personale sanitario adeguatamente addestrato e preparato ad eseguire la spirometria, monitorare la saturazione dell'ossigeno, SpO2, e gestire broncospasmi acuti, vedere paragrafi 4 e 8, compreso un appropriato utilizzo delle apparecchiature di rianimazione. Il paziente deve essere pretrattato con un broncodilatatore 5-15 minuti prima della dose iniziale, ma dopo la misurazione del FeV1 e della SpO2, saturazione dell'ossigeno nel sangue, al baseline. Tutte le misurazioni del FeV1 e il monitoraggio della SpO2 devono essere eseguiti 60 secondi dopo l'inalazione della dose. È importante istruire il paziente in merito alla tecnica corretta per l'utilizzo dell'inalatore durante la valutazione della dose iniziale. La valutazione della dose iniziale deve essere eseguita secondo le seguenti fasi. Fase 1. I valori del FeV1 e della SpO2 al baseline sono misurati prima della dose iniziale. Fase 2. Il paziente inala 40 mg, 1 capsula da 40 mg, e si monitora la SpO2. Fase 3. Il paziente inala 80 mg, 2 capsule da 40 mg, e si monitora la SpO2. Fase 4. Il paziente inala 120 mg, 3 capsule da 40 mg, si misura il FeV1 e si monitora la SpO2. Fase 5. Il paziente inala 160 mg, 4 capsule da 40 mg, si misura il FeV1 e si monitora la SpO2. Fase 6. Si misura il FeV1 del paziente 15 minuti dopo la dose iniziale. I pazienti con asma possono manifestare broncospasmo lieve temporaneo reversibile dopo la valutazione della dose iniziale e pertanto tutti i pazienti devono essere monitorati finché copyright il valore del FeV1 ritorna ai livelli di baseline. Regime di dose terapeutica. Il regime di dose terapeutica non deve essere prescritto fino a quando non è stata effettuata la valutazione della dose iniziale.
Il paziente deve completare e superare la valutazione della dose iniziale prima di iniziare il trattamento con Bronchitol. Il broncodilatatore deve essere somministrato 5-15 minuti prima di ciascuna dose di Bronchitol. La dose raccomandata di Bronchitol è 400 mg 2 volte al giorno. Questo comporta l'inalazione del contenuto di 10 capsule con il dispositivo inalatore 2 volte al giorno. Le dosi devono essere assunte al mattino e alla sera e l'ultima dose serale deve essere assunta 2-3 ore prima di andare a letto. Per i pazienti che ricevono diverse terapie respiratorie, si raccomanda il seguente ordine: broncodilatatore, Bronchitol, fisioterapia / esercizio fisico, Dornase alfa, se del caso, antibiotici inalati, se del caso, popolazioni speciali, pazienti anziani, a 0-65 anni. Non vi sono dati sufficienti per questa popolazione per sostenere una raccomandazione a favore o contro l'aggiustamento della dose. Insufficienza renale o epatica. Bronchitol non è stato formalmente studiato nei pazienti con funzionalità renale ed epatica compromessa. I dati disponibili degli studi di PMCF 301 e 302 indicano che non sono necessari aggiustamenti della dose per queste popolazioni di pazienti. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Bronchitol nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni non sono ancora state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. La sicurezza e l'efficacia di Bronchitol nei bambini di età inferiore a 6 anni non è stata ancora stabilita. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Bronchitol è somministrato tramite inalazione orale utilizzando l'inalatore fornito nella confezione. Non deve essere somministrato in altro modo o utilizzando un altro inalatore. Le capsule non devono essere ingerite. Ogni capsula deve essere caricata nel dispositivo separatamente. Il contenuto delle capsule deve essere inalato con il dispositivo inalatore con 1 o 2 respiri. Dopo l'inalazione, ogni capsula vuota deve essere eliminata prima di inserire la capsula successiva nel dispositivo inalatore con il minor ritardo possibile tra le capsule. Il dispositivo inalatore deve essere sostituito dopo una settimana di utilizzo. Se l'inalatore necessita di essere pulito, assicurarsi che il dispositivo sia vuoto, poi lavarlo con acqua calda e prima di riutilizzarlo asciugarlo completamente all'aria. Istruzioni dettagliate sull'utilizzo dell'inalatore sono fornite nel foglio illustrativo per il paziente. Si deve raccomandare ai pazienti di leggerle attentamente. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo. Iperreattività bronchiale al mannitolo inalato, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Iperreattività al mannitolo. I pazienti devono essere monitorati per iperreattività bronchiale al mannitolo inalato durante la valutazione della dose iniziale prima di iniziare la dose terapeutica di Bronchitol. SAIL, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Tuttavia, Bronchitol è stato utilizzato negli studi clinici unitamente alle terapie standard per la fibrosi cistica, quali mucolitici, antibiotici, compresi tobromicina e sodio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bronchitol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bronchitol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Esistono dati limitati derivanti dall'utilizzo del mannitolo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Poiché copyright, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Bronchitol non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di Bronchitol è stato valutato in studi clinici eseguiti su oltre 1200 pazienti.
Vedere tabella 1. Valutazione della dose iniziale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le persone predisposte possono soffrire di broncocostrizione in caso di inalazione di sovradosaggio. Se si manifesta tosse eccessiva e broncocostrizione, deve essere somministrato un beta-2, agonista e ossigeno, se necessario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Prodotti per la tosse e il raffreddore, mucolitici. Codice ATC. R05CB16. Meccanismo d'azione. Bronchitolaum medicinale iperosmotico inalato. Anche se l'esatto meccanismo d'azione non è noto, il mannitolo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. In uno studio su 18 volontari adulti maschi sani, la biodisponibilità assoluta di polvere di mannitolo per inalazione rispetto al mannitolo somministrato per via endovenosa è stata di 0,59% a più o meno 0,15. Dati preclinici di sicurezza. Nei ratti maschi dopo 13 settimane con dosi di mannitolo inalato, sono stati osservati valori elevati di linfociti circolanti e di plasmacitosi di linfonodi mandibolari a dosi superiori a 9,3, elenco degli eccipienti non presenti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.